Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi abbiamo una centralina di un'auto della Peugeot, centralina Peugeot Bosch. Questo è il suo codice di centralina. Ok? Allora, prendo la centralina togliendo il coperchio, ho notato questa anomalia qui. Ho iniziato a fare dei test e poi mi sono accorto che questo componente qui è spaccato. Vedete questa crepa? Vedete? È spaccato, ragazzi. Ok? In più abbiamo questa resistenza. Questo è un fusibile, ragazzi. Non è una resistenza, c'è zero ed è un fusibile. Questa resistenza invece ha perso, diciamo, il valore sopra. Se guardiamo questa, ragazzi, ha un 104 sopra. Ha un 104. Vediamo se riesco con una lente a farvelo vedere meglio. Guardate, c'è lo zero a fianco, è bruciata, ragazzi. Ok? Se cerchiamo di vederla meglio in questo modo. Vedete, è bruciato. Il componente invece era spaccato. Ok? Quindi io, dando alimentazione dal condensatore direttamente, che il condensatore è questo qui, gli ho saldato positivo o negativo per dare alimentazione sulla zona che a me interessa. Su quella resistenza io dovevo trovare la 5 volt, ragazzi, che comunque l'alimentazione qui passa a 12. Il codice del componente è questo qua, ragazzi, in SMD. Book 9235 e un 55A SMD. Ok? Gate, drain e source, come all'interno, ragazzi. Ok? La resistenza non si legge il codice sopra, però ragazzi, testandola mi dice che è 83-82 ohm. Secondo me, ragazzi, in zona ci sono tutte le 104 che sono 100 kΩ. Io voglio fare la prova a sostituire il componente e mettere una 104 che sarebbe 100 kΩ e poi dare alimentazione e vedere un po', andando pian piano nella salita, vediamo cosa fa con un alimentatore anticortocircuito, ragazzi. Intanto iniziamo a sostituire i componenti. Ora vi faccio vedere la resistenza, il valore che mi dà in ohm, scala ohm. Andiamo a vedere questa resistenza, il valore che ci dà. 86,3 ohm, ragazzi, non mi dà kilo ohm, però è bruciata, ragazzi. Ora non sappiamo se è una 100 ohm o una 100 kilo, però nella sua zona ci abbiamo 104, 104, 104, 104, 104, qui abbiamo altri 104, quindi partiamo con la 104 e vediamo se poi su questi puntali della resistenza, mettendo i puntali qui, abbiamo la 5 volt. Se troviamo la 5 volt, ragazzi, significa che abbiamo beccato la resistenza. Se troviamo molto meno, significa che la resistenza è troppo alta. Quindi dobbiamo abbassare, diciamo, la resistenza, proviamo una 100 ohm. Partiamo dalla 100 kΩ, però prima sostituiamo il componente, che comunque avete già visto è spaccato e quindi non abbiamo nulla, ragazzi.
scala diodi abbiamo dei valori sballati, ragazzi. Qui io dovrei trovare giunzione, invece non ho giunzione, ho un valore troppo alto, ragazzi. Ok? Qui abbiamo 502 millivolt, ma è impossibile, ragazzi, che abbiamo una giunzione qui, che comunque il diodo dallo schema fra la piastra e questo io non dovrei avere giunzione, drain e gate, perché comunque sono saltati i piedini, ragazzi, quindi è impossibile. Quindi è un valore, perché comunque ci sono altri componenti a fianco, è un valore sballato, ragazzi. Ora andiamo a disaldare e vediamo un po'. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina, e se vi è piaciuto il video mettete anche un mi piace. La campanellina serve, ragazzi, quando pubblico un video vi arriva la notifica. Il mi piace è importante, ragazzi, e il canale comunque iscriversi non si paga nulla. Ora andiamo avanti, mettiamo nel pulsante. Con il saldatore e un po' di stagno andiamo a saldare e diamo un po' di stagno anche, ragazzi, su questa zona. E siamo riusciti a togliere, ragazzi, dopo un po' di problemi, siamo riusciti a togliere, perché comunque c'ha la parte sotto dissipatrice. Ora togliamo l'eccesso dello stagno, ed era anche incollato, ragazzi. Ora facciamo raffreddare un po', poi ci puliamo un po' con l'alcol isopropilico. Componente è questo qui, ragazzi. Il retro del componente è questo qui. Ragazzi, ci rimane da sostituire la resistenza. Per sostituire la resistenza ora, prima di sostituire la resistenza, vediamo un po' con il multimetro nella scala diodi, non avere giunzione. Abbiamo giunzione. Bene, ragazzi, ora abbiamo montato, diciamo, fra i due piedini non devo avere continuità. Non devo avere continuità e non devo avere continuità. Fra questi due neanche. Fra questo e questo neanche. Drain e source. Gate. Abbiamo la giunzione. Condensatore non deve avere cortocircuito, perché separa fase e neutro, positivo e negativo, separa. Questa è una resistenza molto bassa, qui non abbiamo corto, qui non abbiamo corto, non abbiamo corto, quindi è stato saldato perfettamente, ragazzi. Ora nella scala diodi dovrei avere, infatti abbiamo giunzione, ok. Ora sostituiamo questa resistenza che è bruciata, questo è l'altro lavoro che è microscopica, ragazzi. Si parte dalla resistenza più alta, ragazzi, per vedere, perché se rimettete una resistenza più bassa rischiate di bruciare. Quindi si parte da una resistenza più alta e finire a una resistenza più bassa. Quindi ora ci siamo tolti il dubbio che la resistenza è di 100 ohm. Quindi ora togliamo da 100 kΩ e gli mettiamo la 100 ohm.
Eccola qui. Beh ragazzi, allora sostituita la resistenza, questa qui ragazzi non so come farvela vedere, ma è bruciatissima. È bruciata. È piccolissima ragazzi. Si vede che è comunque bruciata. Sostituito anche lui che era rotto, la crepa che abbiamo visto all'inizio. Ora abbiamo dato alimentazione sull'entrata, abbiamo la la 12 volts, ok, quindi sull'entrata abbiamo la 12. Ora andiamo sul positivo del componente che abbiamo sostituito, negativo, abbiamo sempre la 12 volt, entrata 12 volt, resistenza abbiamo 12 volt, 12 volt, condensatore abbiamo i 12 volt. Ho invertito i puntali ragazzi, il meno è quando inverti i puntali, prima non avevamo niente ragazzi. Ok, penso che il problema comunque era scoppiato, l'integrato comunque oscilla, ce li ho un volt e 2 dove dovrei avere un volt e 2 e dove ho i 3 volt mi arrivano pure. Non arriva qui perché comunque non è collegato sul settore, perché io ho collegato il settore per far arrivare la 12 a lui, quindi dovrei cambiare e andare su questo condensatore qua SMD per avere la logica del processore. Infatti qui non ho nulla, qui ho la 12, qui abbiamo comunque, qui arriva la tensione, il voltaggio lì ce l'abbiamo, qui abbiamo meno di un volt, quindi ci siamo, è l'uscita, qui abbiamo i 12, qui abbiamo anche i 12, questa logica non arriva alimentazione, qui arriva l'alimentazione ragazzi. Prima questo scaldava, diciamo che era il processore. Qui abbiamo i 12, qui abbiamo i 12 volt, i 12 volt, qui abbiamo anche i 12, qui abbiamo anche i 12. Beh ragazzi, prima la 12 volt non ce l'avevo su questo settore perché comunque si interrompeva qui sui componenti che abbiamo sostituito. Comunque il problema l'abbiamo risolto. Bene ragazzi, questo video termina qui e mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina e se vi è piaciuto il video mettete anche un mi piace. Da Mario Tech, ciao ciao!